Ciao a tutti, oggi ti propongo una torta brioche dalla forma particolare, dalla forma di un fiore, ottima per la prima colazione. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso realizziamola insieme. Metto il lievito di birra fresco all'interno di una terrina, se usi quello secco ne basteranno 2 grammi. Aggiungo il latte e mescolo bene facendo sciogliere il lievito. Inserisco lo zucchero, poi un uovo medio e la scorza di un limone non trattato. Sbatto bene il tutto con la forchetta. Poi aggiungo la farina setacciandola. Io ho usato una farina zero con 12 grammi di proteine. Le proteine le trovi scritte sulla confezione della farina. Aggiungo anche il sale ed inizio ad impastare con la forchetta, successivamente con le mani. Ottengo un panetto abbastanza compatto. Lo allargo con le mani all'interno della terrina e ci inserisco il burro morbido a temperatura ambiente. Poi impasto bene sempre all'interno della terrina facendo assorbire il burro all'impasto. Quando il burro si sarà assorbito avrò ottenuto un panetto relativamente morbido e appiccicoso. Lo trasferisco sul piano di lavoro e lo lavoro in tutte le direzioni per 5 minuti. Aggiungi solo un velo di farina se necessario. Dopodiché lo inserisco all'interno di una terrina che ho precedentemente imburrato. Lo copro con pellicola trasparente e aspetto il raddoppio del volume. Ci può impiegare dalle 3 alle 4 ore. A volume raddoppiato lascio cadere l'impasto sul piano di lavoro infarinato e rompo la lievitazione. Adesso lo divido in 3 parti di peso diverso. Andrò a realizzare un panetto più piccolo e 2 più grandi. Il panetto più grande del peso di 330 grammi, quello medio del peso di 150 grammi e quello piccolo del peso di 80 grammi. Formo delle palline, le sistemo sul piano di lavoro, le copro con pellicola alimentare e le lascio rilassare per 20 minuti. Trascorso il tempo di riposo necessario, inizio a stendere il disco del peso maggiore su un foglio di carta forno del diametro di 25 cm. Successivamente stendo il panetto medio su un foglio di carta forno del diametro di 15 cm. E infine schiaccio semplicemente con le mani il panetto più piccolo. Adesso posiziono su una teglia capovolta il disco più grande e traccio un cerchio al centro del disco premendo una tortiera oppure un piatto del diametro di 15 cm. Pratico con le forbici 4 tagli equidistanti, poi altri 4 sempre equidistanti e infine altri 8 tagli. In questo modo otterrò dei petali tutti uguali. Adesso pizzico i lembi di impasto formando i petali. Adesso adagio il disco del diametro di 15 cm. Lo sistemo per il momento con la carta forno
e traccio una linea guida con un coppapasta di 8 cm. A questo punto pratico i tagli sempre equidistanti, prima 4 e poi altri 4. Dopo averlo tagliato lo adagio capovolto ed elimino la carta forno e pizzico con le dita i lembi di impasto formando 8 petali. E nel panetto più piccolo ci adagio una tazzina e premo al centro formando una cavità. Poi lo taglio in 8 parti equidistanti, pizzico i lembi d'impasto formando 8 petali. Premo leggermente il centro della torta brioche e ci adagio l'ultimo fiore. Premo all'interno con le dita formando una piccola cavità e ci metto della confettura. Io la metto di lamponi, ma puoi metterla a piacere. Il fiore è pronto, posso coprire con della pellicola trasparente e farlo lievitare fino al raddoppio del volume. Ed ecco la mia torta brioche dopo un'ora di lievitazione. A questo punto la spennello bene con un tuorlo e 2 cucchiai di latte. E posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 20 minuti. Ed ecco la mia torta brioche fiore pronta. La lascio intiepidire, poi la trasferisco su un vassoio di portata e la spolverizzo con un leggero strato di zucchero a velo. Io la servo a fette per la prima colazione con dei riccioli di burro e della confettura a piacere. Mi raccomando, tienila chiusa all'interno di un sacchetto per alimenti oppure una campana di vetro. Se la mangi il giorno successivo, tagliala a fette, scaldala nel fornetto oppure nel tostapane e poi gustala con riccioli di burro, confetture e marmellate a piacere secondo i tuoi gusti. Accompagnala pure con un buon caffè, un tè o un cappuccino. Spero che l'idea ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!